Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio laboratorio. Mi siete mancati, è da un po' che non curo il canale, ho avuto degli impegni lavorativi, altre passioni che mi coinvolgono e quindi per un po' di tempo non sono stato presente. Ma oggi sono tornato e vi voglio parlare della livella laser della Parkside che ho comprato giorno 13 maggio alla Lidl a 29,99 €. Questo è il modello PKLL 7C3. È una livella laser che ha un supporto snodabile a 360 gradi, è autoregolabile, autolivellante e la voglio provare mettendolo alla prova con quel filo che adesso sta dondolando, ma fra poco fermerò e vedremo di far combaciare la linea della livella con questo filo perfettamente a piombo. Quindi apriamo la confezione, vediamola e testiamola subito. Ma prima leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione. Quindi questo laser a linee incrociate con una facile e precisa proiezione delle linee e di orientamento ad angolo retto. Ha un impiego versatile grazie alle due modalità di proiezione, quindi l'orientamento verticale autolivellante con l'indicazione dello stato a LED e poi un angolo regolabile a piacere con il pendolo a laser fisso, quindi la possibilità che non si regoli automaticamente. Ha uno spegnimento automatico del livellamento automatico una volta superati i 4 gradi di inclinazione più o meno a destra e a sinistra. Il corpo è compatto e sulla base ha un supporto con una filettatura di un passo da un quarto di pollice, 6,35 mm, è ideale per i supporti praticamente i treppiedi delle macchine fotografiche e quanto altro con questo stesso passo. Incluso all'interno della confezione c'è anche un morsetto, è un morsetto appunto universale, anche esso con lo stesso tipo di filettatura, regolabile a 360 gradi ed è smontabile all'occorrenza. Le batterie da utilizzare sono alcaline e all'interno ha anche le istruzioni per l'uso. Il raggio di funzionamento è fino a 7 metri e la precisione del livellamento è più o meno 0,8 mm per metro. Va bene, quindi apriamo la confezione e vediamo all'interno cosa troviamo. All'interno c'è il corpo della livella laser, il morsetto per il fissaggio, le istruzioni come sempre da leggere e conservare e le due batterie alcaline in dotazione del tipo AAA. Allora, vediamolo bene da vicino. È abbastanza compatto, sulla parte superiore e la parte inferiore ci sono dei rivestimenti in gomma per proteggerlo da eventuali urti, il tasto laterale per l'accensione e lo spegnimento, sulla parte bassa c'è il foro filettato che accoglie poi la filettatura del supporto, questo è il morsetto orientabile a 360 gradi e questo è il vano per inserire le batterie. Inseriamole subito. Sul coperchio è incisa la polarità che dovremmo rispettare nell'inserimento della batteria, quindi positivo e negativo. Inseriamo la prima e la seconda. Ok, così già è pronto per funzionare. Allora, vediamo il prodotto in funzione. Per accenderla abbiamo due modalità. Una è con laser fisso, quindi con il lucchetto rivolto verso il simbolo del lucchetto chiuso, facendo scorrere il tasto verso dietro. In questo caso possiamo premere sul tasto posto sulla parte superiore che emette un raggio che però è fisso. Quando noi muoviamo la livella il laser copia esattamente il movimento che noi facciamo con il corpo della livella laser. Questo ci serve se abbiamo necessità di avere un laser che indichi un'angolazione specifica che serve a noi, che non sia perfettamente livellata, oppure abbiamo la possibilità di sbloccarla, quindi portare verso avanti il tastino scorrevole e in questo caso il laser si autolivellerà. Come vedete, anche muovendolo il laser riesce a orientarsi a livello. Il LED posto sulla parte superiore si accende di colore verde quando il laser è perfettamente a livello. Quando non è a livello il LED è rosso. Quindi abbiamo la possibilità, come abbiamo detto poco fa, di muoverlo, ma superato i 4 gradi si spegne perché è autolivellante fino a 4 gradi, poi non riesce più ad essere orientato. Allora, per spegnerlo invece possiamo solamente fare scorrere verso dietro il tastino, in questo caso il laser si spegne. Il montaggio sul morsetto, semplicemente come si farebbe con una macchina fotografica,
è previsto con il semplice avvitamento sullo stesso supporto. Con questa rotella stringiamo questo morsetto che ci permette di orientarlo al nostro piacimento, quindi farlo ruotare, inclinare in base alle nostre esigenze. Questo ci permette di montare il morsetto sul corpo di una scala o comunque di una mensola posta sulla parte opposta a quella che ci serve, e quindi l'utilizzo praticamente su tutte le superfici. Tutto questo secondo me è stata una trovata ideale. Allora proviamolo subito con il filo di cui abbiamo parlato all'inizio durante la presentazione e vediamo come si comporta. Allora ragazzi, questo è il filo ed è perfettamente illuminato dal laser della livella. Adesso io provo a muovere il laser per farvi vedere che il filo ostruisce il raggio laser e vi inquadro il filo perfettamente illuminato dal laser. Come vedete il filo è coperto, sembra un film di fantascienza, con questo filo illuminato tutto arriva fino a terra, quindi dondola. Adesso prima vi faccio vedere che è perfettamente a livello, quindi il laser funziona perfettamente. Lo muovo leggermente di nuovo così ci si rende conto del laser che si sposta. Questi sono dei colpetti che sto dando alla livella, anzi provo pure a muoverlo lateralmente, quindi togliere l'orientamento automatico, dopodiché si autolivellerà di nuovo. Perfetto, adesso è livellato. Dopo aver appurato che il filo è perfettamente coperto, per correttezza lo muovo, così vedete che dondolando il laser non sarà più allineato. Così, perfetto, così si vede che il filo dondola e non era fissato a nulla. Questa è la conferma che questa livella laser funziona perfettamente. Era un video brevissimo, però che secondo me ha tolto molti dubbi, quindi ci voleva, perché io l'ho utilizzata, ho il modello con il treppiedi praticamente incorporato, e ho avuto difficoltà a secondo cosa dove dovevo puntarlo a mantenerlo fermo, invece così è riuscito a stare fermo. Il modello precedente è questo, che io ho utilizzato anche con soddisfazione, però il treppiedi in dotazione mi ha dato a volte difficoltà. Vi faccio vedere adesso come è posizionato, quindi il morsetto è sul treppiedi che io utilizzo per fare le riprese. Muovo leggermente, come vedete si sposta dal filo e poi si rimette perfettamente a livello, illuminando per intero il filo che io ho utilizzato in questo caso come riscontro della precisione. Adesso con un tubo cerco di fare muovere il filo, così vi renderete conto che non è fissato, ma è libero di dondolare. Allora ragazzi, cosa dire di questa livella laser? Secondo me funziona abbastanza bene. Abbiamo visto che riesce a coprire perfettamente il filo per tutta la sua lunghezza, che è circa 2 metri, perché è poco più alto della porta, e ho lasciato un po' di spazio per dare la possibilità allo stesso filo di dondolare e quindi mettersi perfettamente a piombo e poi essere perfettamente coperto dal laser della livella autolivellante. Abbiamo visto che riesce a svolgere perfettamente questo compito e a questo punto io la promuovo. Per me è una livella che si comporta abbastanza bene. Adesso il filo si è quasi fermato, quindi spesso quando passa si vede che lo copre perfettamente per qualche istante. Cosa dire? Costa solo 29 euro, a queste cifre è quasi impossibile trovare una livella laser autolivellante, quindi se dobbiamo utilizzarla per lavori non professionali, quindi in casa per montare qualche mensola, qualche quadro, qualche mobiletto sospeso, secondo me è l'ideale. Sicuramente è più precisa di una livella tenuta a mano con la quale dobbiamo tracciare i segni a matita.
ha un margine di errore veramente ridottissimo che però io non ho riscontrato, quindi diciamo che rispetta perfettamente il livellamento. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo stesso video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo, alla prossima!